Una normalissima giornata di fine settembre. Un treno in direzione Dalian. Un'esplosione. Un boato. Il massacro di migliaia di soldati. Allora, vediamo se c'ho 1000 yen. Il Giappone, paese amatissimo oggi, ma anche contraddistinto da un passato segnato dal sangue. Cina, nord-est, attuale Manciuria. Shenyang, stazione di Wenguantun, 18 settembre 1931. Proprio da qui, nel tardo pomeriggio, lungo i binari della ferrovia della Manciuria del Sud, passerà un treno proveniente da Chongchun in direzione Dalian. Proprio da questo momento inizia il nostro racconto. Salve a tutti, sono Willboot21 e in questo canale mi occupo di Cina a 360 gradi. Se ti va di supportarmi, prima di continuare ti invito a lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanellina. Oggi parleremo di un avvenimento molto importante ma anche poco conosciuto in occidente, ovvero l'incidente di Mudgen, avvenuto proprio qui nella città di Shenyang, città nella quale vivo, il 18 settembre del 1931. Shenyang, che è il capoluogo della provincia del Liaoning, una provincia proprio nel nord-est della Cina. Questa data in Cina è anche ricordata come la giornata della vergogna nazionale. Ma prima di cominciare bisogna dare uno sguardo un po' alla situazione geopolitica di quel periodo. Nel 1931 il mondo stava attraversando un periodo di forti tensioni geopolitiche. In Europa le conseguenze della Grande Depressione del 1929 avevano scatenato crisi economiche e politiche in molti paesi, destabilizzando governi e alimentando l'ascesa di regimi autoritari come in Germania e in Italia. Allo stesso tempo in Asia la situazione era altrettanto tesa. Il Giappone, spinto da una forte idea nazionalista e dal desiderio di espansione, puntava alla conquista della Cina, in particolare della Manciuria, l'attuale parte nord-est della Cina. Una regione ricca di risorse naturali come il carbone e il ferro. La Cina non era ancora sotto il controllo del Partito Comunista e si chiamava Repubblica di Cina, nata nel 1912 in seguito alla caduta della dinastia Qing. Anche grazie alle idee di Sun Yat-sen, la Cina del 1931 veniva da un periodo molto turbolento, contraddistinto dalla riunificazione del paese sotto la guida di Chiang Kai-shek, nazionalista successore di Sun Yat-sen, signori della guerra, guerra civile tra nazionalisti e comunisti che a loro volta si riunivano in fronti uniti anti-Giappone e con gestioni di altri paesi sparse qua e là. Insomma, la Cina era un vero e proprio casino. Per i giapponesi questa era una situazione a dir poco perfetta. Inoltre la guerra sino-sovietica del 1929, combattuta sulle ferrovie orientali cinesi e vinta dall'Armata Rossa in maniera abbastanza semplice, dimostrò l'inefficienza e la debolezza dell'esercito cinese. Per il Giappone era giunto il momento di attaccare. L'interesse politico ed economico in Manciuria da parte del Giappone era cresciuto sin dalla fine della guerra russo-giapponese, avvenuta tra il 1904 e il 1905. Il successivo trattato di Portsmouth, che diede fine alla guerra russo-giapponese, proprio consentì al Giappone di ottenere il controllo delle ferrovie della Manciuria del Sud, della Manciuria meridionale, un ramo della ferrovia orientale cinese, potendo amministrare senza problemi questo tratto proprio della ferrovia attraverso delle guardie proprio dedicate alla protezione dei binari, che tuttavia erano soldati irregolari e quindi spesso sgravavano.
E quindi ripartiamo proprio da qui, da questi binari, da quella stazione che abbiamo visitato poco fa, dove quel tardo pomeriggio del 18 settembre sarebbe passato un treno proveniente da Changchun e che avrebbe attraversato interamente Shenyang, all'epoca Fengtian, in direzione Dalian. Qui c'è il nuovo tratto della ferrovia dove passano i treni ad alta velocità, mentre proprio da questa parte, questa è la parte nord, quindi da quella parte ci sono Tielin, Changchun, si arriva fino a Harbin, quindi il treno veniva da quella parte per poi andare verso sud e quindi arrivare verso Shenyang e poi proseguire fino al porto di Liuchun, la parte più sud di Dalian. Nello stesso momento un battaglione di difesa giapponese guidato dal capitano Kawashima Masao condusse un'operazione di esercitazione partendo da Hushitao, una zona un po' più a nord di qua, fino proprio in questo posto, ovvero Wenguantun, che è una zona molto vicino a casa mia. Tuttavia alle 22:20 della stessa giornata accadde l'irreparabile. Incidente vero e proprio. Ci troviamo adesso vicino all'hotel, proprio alle mie spalle, Hotel Dahe, oggi conosciuto come Hotel Liaoning, proprio prendendo il nome della provincia nella quale mi trovo in questo momento. Gran parte delle strategie e dei piani per la conquista della Manciuria furono decise qui. La costruzione di questo hotel fu proprio completata nel 1929 ed era un hotel che però veniva utilizzato soprattutto per scopi militari. Infatti qui risiedevano le truppe giapponesi, soprattutto quelle affiliate all'esercito di Kanto. Proprio da questo hotel il comandante Honjo Shigeru, che poi fu arrestato successivamente per crimini di guerra in seguito alla seconda guerra mondiale, diede l'ordine di attaccare e conquistare il nord-est della Cina. Proprio verso le 22:20, in questa zona dove ci troviamo adesso e dove sorge oggi questo monumento commemorativo, una squadra giapponese dell'esercito di Kanto detonò degli esplosivi a ridosso della ferrovia, danneggiando leggermente i binari e posizionando 3 cadaveri di cinesi, come prova del fatto che fossero stati i soldati cinesi a sabotare la ferrovia. Qualche istante dopo, quel treno del quale abbiamo parlato all'inizio video transitò senza molte difficoltà, sinonimo del fatto che i binari furono danneggiati minimamente, anche per via del fatto che la carica esplosiva utilizzata fu veramente bassa. Ma perché attaccare proprio quel tratto della ferrovia? Questa zona si chiama Liutiaohu, lago Liutiao, anche se effettivamente non c'è mai stato un lago in questa zona. La ferrovia passava proprio da quel ponte lì in fondo in direzione sud. E questa zona, che dista circa 5 km dal centro della città e che oggi è una zona abbastanza sviluppata dal punto di vista economico, commerciale e anche ben collegata con le altre parti della città, all'epoca era una zona senza un nome ufficiale, dalla poca importanza militare e soprattutto era un'area paludosa dove abitavano circa una ventina di famiglie. Tuttavia questa zona, Liutiaohu, che va da questa parte anche dopo il centro commerciale fino proprio alla zona dell'attentato, è vicina ad un'altra zona che io conosco molto bene e che è anche molto importante per il proseguio del nostro racconto. Ci troviamo a Beidain, al campo di Beidain, circa 1 chilometro, a me è sembrato un po' di più, da Liutiaohu, e siamo sempre molto vicini al centro di Shenyang, un po' più a sud di Wenguantun. Ecco perché fu scelto Liutiaohu come luogo dell'attentato. Raggiungere Beidain da Liutiaohu è veramente molto facile e proprio qui, come potete vedere, sorgeva il campo militare di Beidain. E proprio questo posto quella sera fu messo a ferro e fuoco proprio da quelle truppe che, come abbiamo visto, si erano spostate da Hushutai fino a Wenguantun. Praticamente dopo l'attentato alle ferrovie, quella parte di esercito si spostò sempre più a sud fino a questo campo. Contemporaneamente l'artiglieria stanziata a Hushutai iniziò a bombardare sia l'aeroporto di Fengtian, vecchio nome di Shenyang, sia questo campo. Era iniziata ufficialmente l'operazione della conquista della Manciuria.
Il campo era una grande guarnigione dell'esercito del nord-est comandato originariamente da Jiang Zuolin con oltre 10.000 soldati. Il campo era di forma quadrata, secondo me si estendeva pure dalla parte esterna a questo museo, diciamo, commemorativo, dove c'è una specie di compound, forma quadrata con una lunghezza di 2 km per lato e all'epoca circondato da una cinta di mura e un fossato. Tra l'altro da questa parte possiamo vedere quelli che secondo me sono i nomi, infatti c'è scritto così, tra l'altro viene usato il carattere di eroi, proprio qui. Insion, proprio significa eroe, eroi. Quindi probabilmente questi nomi scritti qua sono i nomi di almeno le truppe che sono riusciti a identificare morte quella sera in questo accampamento militare. Jiang Zuolin fu un potente signore della guerra cinese che controllava la Manciuria e che dominò Pechino tra il 1924 e il 1929. Inizialmente sostenuto dai giapponesi, in seguito nel 1928 fu ucciso dai giapponesi stessi che rivendicavano più controllo sul territorio della Manciuria. A Jiang Zuolin succedette Jiang Xueliang, suo figlio, una figura molto discussa in Cina che quella sera del 18 settembre 1931 dovette prendere decisioni molto importanti a Beidain. Jiang Xuelin è una figura molto importante della storia della Cina moderna. Il giovane maresciallo, così veniva chiamato, dopo la morte del padre annunciò subito una tregua con il partito nazionalista cinese che governava in quel periodo la Cina, ovvero il Kuomintang, per fare creare una specie di fronte unito per contrastare l'avanzata giapponese, più che altro per riunificare interamente il paese stesso. Vabbè, tra l'altro dopo qualche anno divenne anche un eroe del Partito Comunista Cinese perché proprio contribuì all'arresto di Chiang Kai-shek, quindi divenne un prigioniero del Partito Nazionalista cinese, ma questa è un'altra storia, caso ne parleremo successivamente. Quella sera il campo di Beidain fu colto realmente di sorpresa. Jiang Xueliang in precedenza aveva informato tutti i militari di comportarsi con grande cautela con i giapponesi per non creare problemi, invitando a tollerare qualsiasi tipo di provocazione. Di conseguenza quella sera le truppe non erano pronte ad un attacco, non erano pronte a una resistenza e proprio per questo motivo quella sera 500 giapponesi sconfissero ben 10.000 soldati cinesi. Il giorno dopo, il 19 settembre, i giapponesi avevano già sotto controllo le città di Shenyang, Yankou, Fushun, Liaoyang, tutte città dell'attuale Liaoning, e anche il controllo delle città di Siping e Changchun, città dell'attuale provincia di Jilin. Questo attentato per i cinesi è proprio ricordato come una vera e propria infamata. È stata proprio la scintilla che portò i giapponesi tempo dopo alla costituzione del nuovo stato fantoccio del Manchukuo, con l'ex imperatore Puyi come figura simbolica. Proprio quel bambino che avete visto nel film L'ultimo imperatore, proprio lui. Questo evento segnò l'inizio della piena invasione giapponese in Cina, che culminò con la seconda guerra sino-giapponese nel 1937. L'incidente di Mudgen, che comunque rimane meno grave del massacro di Nanchino, viene ricordato ogni anno in Cina a testimonianza del fatto che ancora i cinesi hanno difficoltà a sradicare da se stessi questo odio, diciamo, che hanno quasi incondizionato nei confronti dei cugini giapponesi. Ovviamente dopo la fuga di Jiang Xueliang non mancò una sorta di reazione cinese. Proprio in questa zona della città, proprio tra queste mura dove mi trovo adesso, che è la sede del Partito Comunista cinese in Manciuria, è proprio la sede nel cuore di Shenyang, dopo l'incidente del 18 settembre fu emessa la prima dichiarazione di resistenza contro i giapponesi. E oggi è proprio il Partito Comunista Cinese a rivendicare la resistenza contro i giapponesi, la prima vera e propria resistenza dei giapponesi, contrastando anche la propaganda all'epoca nazionalista e il loro anti-intervento. Infatti, secondo il Partito Comunista Cinese, il non intervento di Jiang Xueliang non fu proprio causato da una propria scelta, ma dalle forti pressioni del Partito Nazionalista che in quel periodo risiedeva a Nanchino. Quindi si tratta di una pagina di storia cinese molto triste,
avvenuta tra l'altro in un periodo molto difficile. Oggi tutto questo viene ricordato a Xi'an attraverso un monumento con annesso un museo. Siamo proprio all'interno del museo Zhouyiba 918 che sorge proprio vicino a Liuqiao, ovvero il ponte, la zona Liuqiaoxiao, il ponte dove fu fatta esplodere la carica esplosiva quella notte del 18 settembre 1931. Questo museo, che è proprio da quella parte, è stato fondato nel 1991 durante il 60° anniversario di questa strage, di questo incidente, per poi essere stato ampliato nel 1999, diventando un simbolo di patriottismo e anche di ricordo, quindi un simbolo molto importante a Xi'an, ma in Cina in generale. È costituito da 7 sale espositive che contengono oltre 800 fotografie e numerosi reperti storici. 3 sono i simboli più importanti presenti in questa area esterna. Per prima cosa abbiamo il monumento del calendario spezzato, questa scultura molto grande a forma di pagina di calendario, una specie di diario, con anche queste figure qua quasi scheletriche incise sulla pietra. Questo è un simbolo molto importante perché si può vedere facilmente anche da fuori, dalla strada. Poi abbiamo il monumento della bomba, in questo caso questo è un pilastro del ponte che esplose quella notte, e quindi simbolo del falso attentato creato dai giapponesi. E adesso entriamo dentro anche per fare una visita e vedere il terzo, diciamo, simbolo di questo museo. Quindi nel mentre ci facciamo anche un giretto finale dentro al museo per concludere in maniera splendida questo video documentario, chiamiamolo così. Quindi siamo già dentro il museo, siamo scesi un po' più in giù e l'atmosfera è veramente molto suggestiva. Qua ci sono le descrizioni, diciamo, dell'evento, quello che già abbiamo raccontato, scritte in cinese, in inglese e anche in giapponese. Sì, ogni cosa è scritta in 3 lingue, quindi ancora cinese, inglese, giapponese. Qua è una cosa un po' anche brutta per noi italiani, infatti si parla della nascita del fascismo in Germania, Italia, Giappone, infatti abbiamo pure Hitler e Mussolini. Qua abbiamo proprio le ferrovie mancesi e c'è anche il tratto che va da Chongqing fino a Dalian. Dalian fino al porto di Lushun. Questa è proprio una ricostruzione dell'evento di quella notte, quindi con l'attentato creato dall'incidente creato dai giapponesi
una ricreazione abbastanza carina, devo dire. 你讲一下呗，我不懂啊。我的天呐，车都坏了。 Qui abbiamo proprio una foto della zona dell'attentato a Liu Tiaohu. E qui invece abbiamo una ricostruzione del campo militare di Bedain, che non è molto lontano da qua, come già abbiamo visto. È veramente molto suggestivo. Qua proprio ci sono le immagini dell'attacco proprio a Bedain, immagini reali. Veramente bellissimo. Qua si parla dello stato fantoccio, credo, dei giapponesi. Qua c'è Pui in splendida forma. Qua invece ci sono dei pannelli, delle fotografie che rappresentano, anzi mostrano, la crudeltà dei giapponesi nei confronti dei cinesi del nord-est, ovvero della zona della Manciuria. Questa è una parte un po' inquietante perché si parla di esperimenti batteriali a base di batteri probabilmente perpetrati dai giapponesi proprio durante questo periodo. Fascismo. Questa parte è veramente molto inquietante, a dire la verità. Questa è la guerriglia anti-giapponese. E questa sezione del museo già racconta una storia successiva al 1931. Ma raga, questo non me lo aspettavo, bellissimo. Qua proprio hanno ricreato una foresta, un sentiero di montagna. Qua c'è una specie di accampamento invernale. L'inno cinese, Mao.
Tutta questa zona proprio è dedicata alla resistenza cinese contro i giapponesi. Comunque è un museo veramente spettacolare. Qua siamo nei giorni moderni. Solitamente quando c'è il memoriale la parte fuori si presenta in questa maniera, c'è questa specie di cerimonia. Qua abbiamo vari leader della Repubblica Popolare Cinese. E qua penso si vada verso l'esterno. È vero che a Zera ci sono le date, più si va avanti nel tempo. Questa è una cosa molto carina. Vediamo dove si arriva. 42, 43, io ho già una mezza idea, 44, 45. Negozio di souvenir. Un po' di ristrutturazione e non penso che siamo arrivati all'uscita. Addirittura direttamente dal museo c'è un mini KTV, un mini karaoke, qua si può cantare. Quindi molto bene, zona ristoro con addirittura macchinette del caffè espresso, niente male. E siamo verso l'uscita. Eh sì, purtroppo non ho trovato il terzo simbolo che volevo farvi vedere, che è un monumento a forma di mappa della Manciuria. O non c'è più o ho preso io una svista, però visita veramente molto interessante. Allora ragazzi, il video finisce qui, proprio da questo bellissimo luogo di commemorazione, il museo 918 di Shenyang. Io spero ovviamente che questo video documentario vi sia piaciuto. Ho provato a fare questo upgrade sul mio canale anche per via di questa data molto significativa. Io ormai abito in questa città da circa 5 anni e mi sembrava giusto raccontare questo pezzo di storia. Il video finisce qui, se ti è piaciuto metti un mi piace, se è la prima volta che capiti sul mio canale iscriviti e attiva la campanellina. Alla prossima, ciao!
18分，警报声响彻整个沈阳市，包括沈阳市在内的辽宁省14座城市同时响起警报。主要街路的机动车停止驾驶，司机鸣笛，火车、轮船鸣笛，以此来共同铭记9月18日这样一个特殊的日子。